Nel corso dei secoli, la figura del vampiro è stata rappresentata in diversi modi. Se oggi pensiamo a un vampiro, ci viene in mente una creatura elegante, misteriosa e affascinante, ben lontana dal mostro che immaginavamo un tempo. In molti racconti moderni, come Dracula di Bram Stoker, Intervista col vampiro e tantissimi altri, il vampiro non è solo un predatore, ma una figura tormentata e seducente, una creatura condannata al proprio destino immortale. Ma da dove viene questa immagine del vampiro elegante, aristocratico e misterioso? Per capirlo bisogna tornare indietro a una figura letteraria che ha avuto un impatto enorme sulla creazione di questa figura, Lord Byron. Ciao e benvenuti in un nuovo video, yeah! Oggi parliamo di vampiri moderni, per la precisione di Lord Byron. Vi ho già portato tantissimi video su questa saga, su Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley, li trovate qui nella playlist. In questo episodio andremo a scoprire alcuni aneddoti su Lord Byron, secondo me tanti, molto ma molto divertenti, e vi mostrerò anche i luoghi che ne sono testimoni. Piccola precisazione che ci tengo a fare: nel folklore europeo delle figure che possono essere attribuite alla figura del vampiro sono sempre esistite, anche se vabbè con caratteristiche diverse. Con l'arrivo del romanticismo, la figura del vampiro ha iniziato a trasformarsi da essere infernale a un simbolo di bellezza, tormento e in qualche caso a volte anche nobiltà. Lord Byron non era solo un poeta, ma un uomo dalla personalità enigmatica e con un carattere e degli atteggiamenti che a volte sfioravano davvero anche un po' il paradosso. Viveva una vita segnata dall'eccesso, ma è con la penna di un altro personaggio che Lord Byron influenzerà definitivamente la figura del vampiro moderno. Scusate, mi è saltato il pezzo del video, lo aggiungo adesso. Sto parlando di John William Polidori. Tra l'altro è il figlio di Gaetano Polidori, segretario di Vittorio Alfieri. Gaetano Polidori era di Bientina, pisano, e quindi John William Polidori era di origini pisane. Cioè la Pisa proprio lo perseguitava Byron. I pisani più che altro. Ho già parlato della notte a Ginevra del 1816, la notte in cui Mary Shelley scrisse Frankenstein, John William Polidori appunto scrisse Il vampiro, eccetera eccetera. Poi vabbè ci sono tantissimi video dove spiegano a modo proprio come è andata la faccenda, parlano del libro, ve ne consiglio, su YouTube ne trovate tantissimi. Comunque torniamo a noi. Dopo il periodo passato a Ginevra, Lord Byron si spostò in Italia e in diverse località. Inizialmente a Venezia, poi Ravenna e si trasferì anche a Livorno e Pisa. Cioè non proprio a Livorno Mary e Percy Shelley, lui si fermò a Montenero. Ovviamente appena arrivò a Pisa non passò inosservato, non passava mai inosservato, però arrivò con una lunga carovana di domestici, animali, molti dei quali esotici, sì, perché aveva diverse galline, cioè non che le galline fossero esotiche, però tanti animali esotici, tra cui anche delle galline. Alloggiò per un periodo a Palazzo Lanfranchi e per un altro periodo ancora al Victoria Hotel, si trovano entrambi sul Lungarno. L'ho visitato per voi, adesso arrivano le immagini, cioè immaginatevi Lord Byron che entrava qui dentro a Palazzo Lanfranchi a cavallo. Cioè, veramente, entrava a cavallo, saliva le scale perché lui abitava al primo piano e questa cosa mi fa troppo ridere, cioè, tra l'altro metteva fuori dalla porta il suo cane da guardia. Un altro episodio avvenuto sempre a Pisa riguarda uno screzio con il sergente Masi. Lord Byron era a cavallo con il suo amico Percy Shelley, penso lo stesso cavallo con cui entrasse a Palazzo Lanfranchi e non so se per sbaglio o apposta, comunque sia questo sergente sfiorò correndo a cavallo il cavallo di Lord Byron e di Percy Shelley. Questo screzio portò a una grande faida e Lord Byron fu intimato di andarsene da Pisa. Questa cosa portò Lord Byron nel 1822 a fuggire a Montenero, precisamente a Villa Dupois. Eccola qui, questa è Villa Dupois. Ad oggi, vabbè, abbandonata, però è privata, ci sono anche le telecamere, però
che io sappia non ci organizzano eventi, mostre o cose particolari. Comunque sia, Lord Byron venne a vivere qui, accompagnato dalla sua amante, la contessa Teresa Gamba Guiccioli, e il fratello della contessa, il conte Gamba. Anche qui la figura di Lord Byron non passò inosservata, anzi si fece subito riconoscere per le sue stravaganze. Fece causa all'ex proprietario di Villa Dupois perché non gli piaceva l'acqua. Diceva che l'acqua non era buona, aveva problemi di digestione, aveva alcuni problemi, era un po' cagionevole, ecco, quindi non gli piaceva l'acqua. È denunciato il proprietario della villa a Montenero per l'acqua, e non solo. Nel cortile, che questo qui, il 28 giugno 1822 nacque un'accesa contesa proprio in questo punto di fronte alla villa fra Lord Byron e il conte Gamba, suo amico, dove furono impugnate stiletti, pistole, il tutto per dei conti da pagare a un membro della servitù. I Gamba furono fatti allontanare dalla Toscana dalle autorità e Lord Byron partì per la Grecia. Prima ancora di partire per la Grecia successe quel fattaccio di cui vi ho parlato, della morte di Percy Shelley. Vi lascio qui il video se volete approfondire il discorso e vedere anche i luoghi protagonisti della storia. Ma torniamo a noi. Queste stranezze, insieme diciamo al suo fascino, sono parte integrante di ciò che lo rendeva simile un po' a una figura mitologica, no? Era proprio così che Polidori vedeva Byron, che, come spesso accadeva nella sua vita, si comportava in maniera arrogante e prepotente anche con lui. Si comportava in modo dominante, autoritario. Inizialmente Polidori cercò di guadagnarsi la sua ammirazione, ma poi si accorse che Byron era una persona difficile con cui avere un rapporto alla pari. Quindi poi dopo Ginevra non si sono più visti. Ci tengo a raccontare una cosa però che mi fa anche un po' ridere per la reazione di Byron. Inizialmente il racconto del vampiro, pubblicato da Polidori, non l'aveva firmato. Il personaggio del libro Il vampiro, Lord Ruthven, era talmente simile a Lord Byron che inizialmente il romanzo fu attribuito proprio a Lord Byron. Pensavano tutti l'avesse scritto lui. Byron, invece di prendersene i meriti, assolutamente no, anche qui non si è smentito, ne prese subito le distanze dicendo che la gente doveva capire che quello non era un suo racconto perché era di bassa qualità, si vedeva che non l'aveva scritto lui e quindi ne prese subito le distanze. Subito dopo Ginevra, Lord Byron si trasferì a Venezia, ma anche qui ci sono tanti aneddoti e tante cose interessanti da raccontare, ma le vedremo in uno dei prossimi episodi della saga di Lord Byron. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi come al solito per supportare il mio piccolo canale. E ci vediamo la settimana prossima, non lo so, spero di sì. Cercherò di farvi uscire un video, uno short la settimana prossima, ma comunque ci vediamo presto. Ciao!